Ci eravamo lasciati qui, con Roberto in procinto di smontare il differenziale dell'S2000 per poterlo revisionare approfonditamente. L'aspetto è quello di un componente che nel tempo non è stato granché controllato se non nel cambio dell'olio. Smontaggio e revisione sono assolutamente necessari. La previsione è quella di sostituire i paraoli laterali e controllare che tutto sia in ordine, cosa non scontata. L'operazione non è tra le più facili e rapide, ma il prima e dopo ha quasi dell'incredibile. I paraoli laterali sono stati sostituiti mentre quello dal lato dell'albero godeva ancora di ottima salute. Incredibilmente, aggiungerei. La manutenzione negli anni passati non è stata di livello sufficiente vista la tipologia di auto. Come accade troppo spesso, chi si mette in garage una sportiva poi lesina su tagliandi e controlli. Forse sono peggio di quelli che le scannano senza ritegno. Dopo aver ricevuto una pulizia profonda, se ne ritorna al suo posto. Mentre veniva curato il retro, anche all'anteriore era in corso un'attenta revisione allo sterzo e ai bracci delle sospensioni. Ruotando completamente verso sinistra, infatti andava leggermente indurendosi, dunque era intelligente controllare anche quello, dato che l'S2000 era già sotto i ferri. Purtroppo il controllo ha evidenziato un leggero grippaggio, è necessaria una revisione non prevista e molto delicata. Non spetta di certo a me scoprire quanto sia fondamentale uno sterzo in salute. Viene quindi smontata la scatola ed inviata ad un'azienda specializzata nella revisione e rettifica di trasmissioni ed organi di sterzo, dove verrà scaldata, domata, rettificata e ricromata. Nel frattempo è finalmente arrivato l'assetto. I 40 giorni d'attesa sono serviti tutti. I Silent Block originali verranno sostituiti con un kit Powerflex nuovo di zecca. È evidente che anche qui gli anni hanno consumato un bel po' le componenti di serie, che rischiano di rovinarsi ancora più velocemente quando verrà montato il nuovo assetto a ghiera. Parte di questi deve essere fatta al momento dell'ordine. Capita spesso di non trovare immediatamente ricambio e componenti per l'S2000, essendo diventata un'auto rara e fuori dal comune. Purtroppo l'azienda specializzata ha dato esito negativo, la scatola dello sterzo non è recuperabile. Questo è un bel problema per due ragioni. La prima è una componente molto costosa, la seconda non si trova facilmente. È un imprevisto che non ci voleva, rallenterà sicuramente tutti gli altri lavori e mi fa girare non poco i maroni. Tuttavia, quando si prende un'auto come questa, con i suoi anni sulle spalle, questo tipo di inconveniente è sempre dietro l'angolo. Al fine di evitare che mi resti in mano mentre la sto guidando, bisogna recuperare il prima possibile una nuova scatola dello sterzo. Ci siamo messi immediatamente alla ricerca del componente, che è difficile da trovare praticamente come tutti gli altri dell'S2000. In vendita attualmente in Italia ce ne sono solo 3, mentre dalla Germania 2. Le due erano in condizioni abbastanza pietose. Prenderle significava forse non cambiare nemmeno la mia situazione attuale. Dunque ho contattato le 3 in vendita nel nostro paese. Dal primo nessuna risposta, il secondo le aveva purtroppo già venduta, il terzo ne aveva una giusta disponibile. Nella sfortuna di avere un problema non indifferente da risolvere, ho avuto la fortuna di incappare in una persona davvero super disponibile e corretta, Massimo Brusco di Barus Garage. Dopo un breve scambio di messaggi si è sentito direttamente con Davide, fornendoci in tempi brevissimi la scatola dello sterzo completa in perfette condizioni. Dopo questo piccolo incidente di percorso procedono i lavori e l'appuntamento va alla prossima puntata con il montaggio dell'assetto a ghiera completo. Ciao!